Buongiorno a tutti, oggi vi parlo del mio primissimo tagliaerba, che non è stato questo è di mio figlio, ma è quello che vedete alle mie spalle e si tratta del Oleomac G44 PK Comfort Plus e ve ne parlo un po' in questa breve recensione. Iniziamo parlando un po' del gruppo EMAC che comprende appunto Oleomac, EFCO, Bertolini e Nibbi. Oleomac ed EFCO sono specializzati nella cura del verde, mentre Bertolini e Nibbi nella lavorazione pesante del terreno, più che altro in agricoltura. È un marchio italiano fondato nei primi anni 70 a Reggio Emilia e nel 1998 il gruppo EMAC si è addirittura quotato alla Borsa Valori di Milano. Da allora ha subito una notevole espansione e al giorno d'oggi produce ed esporta ormai in tutto il mondo. Queste informazioni le potete trovare sul sito proprio della EMAC, di cui vi lascio il link in descrizione. Oleomac è da sempre un marchio sinonimo di qualità ed affidabilità. Io ho anche un decespugliatore della EFCO che è ormai un po' a tempatello, ma ancora funziona egregiamente e svolge il suo compito in maniera impeccabile. Magari ve ne parlerò in un altro video dedicato. Ed ora vediamo insieme qualche caratteristica tecnica di questo G44. Devo premettere che il mio è un modello un po' datato e quindi nel tempo ha subito qualche restyling. Tutti i dati che vi darò sono relativi al modello attualmente in commercio, quindi potrebbe differire un po' da quello che vedete nelle immagini seguenti. Ed eccolo qua, tirato a lucido per l'occasione. È un tagliaerba entry level, è il più piccolo della serie. A spinta, adatto quindi a prati piccoli o medio piccoli. Sul sito è consigliato per grandezze fino ai 1000 metri quadrati, ma io lo consiglio veramente solo per prati dai 100 ai 200 metri quadri e rigorosamente con assenza di dislivelli. Non dubito che possa adattarsi anche a prati più grandi, ma in quel caso consiglierei un modello quantomeno trazionato. Monta un motore prodotto dalla EMAC di 140 cm3 che, nonostante la mancanza del primer per l'avviamento, parte sempre al primo colpo, comunque dopo poche tirate della cordicella, anche nei periodi più freddi e dopo un lungo inutilizzo. La scocca è in acciaio ed il piatto di taglio è da 41 cm. La regolazione dell'altezza di taglio va dai 28 ai 75 mm, più che sufficienti per coprire qualsiasi necessità, e si varia agendo sulle singole ruote. Sulla bilancia il peso si ferma a 24 kg, che lo rendono agile e maneggevole in tutte le occasioni, anche con l'assenza della trazione. Qui dietro abbiamo il cesto di raccolta da 70 litri di plastica rigida di ottima qualità. Attualmente sul sito della Oleomac il prezzo è di 236 euro, spedizione compresa, che potrebbe sembrare un po' alto per un attrezzo di questo livello, molto basilare come dicevo prima, ma è sicuramente ripagato dall'ottima qualità dei materiali e dalla qualità costruttiva. Ora lo vediamo in azione e ci aggiorniamo come al solito più tardi per le considerazioni finali. It's a fresh dream.
Eccoci qui a lavoro terminato e vediamo quali sono un po' i pro e i contro di questo attrezzo, partendo sicuramente dall'affidabilità. Questo taglierb è stato acquistato ormai parecchi anni fa da mio padre e da allora è stato trattato malissimo, con una manutenzione minima, a volte inesistente, ed è stato lungamente esposto alle intemperie, è stato lasciato fuori anche per un inverno intero, ma non ha assolutamente subito danni, parte sempre dopo poche tirate della cordicella e i materiali si sono mantenuti in perfetto stato. Tant'è che lo utilizzo ancora in tutti quei lavori di rifinitura, anche lavori scomodi sotto le siepi per tirar via tutte le foglie cadute e in tutti quei posti dove non riesco ad arrivare con il taglierba più grande. Infatti fa della maneggevolezza la sua arma vincente. Di contro abbiamo una regolazione dell'altezza di taglio un po' scomoda, in quanto dobbiamo agire sempre sulle singole ruote, e la mancanza di modalità di taglio alternative, in quanto su questo particolare modello non è previsto né il kit per il taglio mulching né la possibilità dello scarico laterale. In conclusione, se avete un prato piccolo e pianeggiante e state cercando un attrezzo affidabile e duraturo, senza tanti frondoli, senza tante possibilità di variare la tipologia di taglio, questo è sicuramente l'attrezzo che fa per voi. Anche per questa recensione è tutto, mi fermo qui. Come al solito l'invito è quello di lasciare un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per altri contenuti interessanti sul giardino ed il giardinaggio. E noi ci vediamo al prossimo video.